In questo video voglio rispondere ad una domanda fondamentale per la nostra esistenza. Perché soffriamo? Perché finiamo a vivere una vita piena di malessere, di rabbia e di situazioni che ci portano a vivere stati d'animo di bassa frequenza? E quindi ovviamente anche capire la strada migliore per vivere felici. Quindi come fare ad essere davvero sereni nella nostra vita. Innanzitutto per farlo dobbiamo capire le 4 illusioni di felicità più comuni e subdole che ci impediscono di vivere felici. La prima riguarda i soldi. Che i soldi non fanno la felicità è un dato di fatto, ma purtroppo sono tantissime le persone che questa verità non vogliono accettarla. Sicuramente i soldi fino ad un livello in cui si sopravvive servono, perché quando non abbiamo un tetto sotto il quale dormire e del cibo per mangiare sicuramente viviamo una vita molto difficile. Ma superata la soglia della sopravvivenza, i soldi in nessun modo fanno la differenza per migliorare la qualità della tua vita. Sono tantissime le persone nel mondo che hanno tantissimi soldi e sono profondamente tristi. La sofferenza che senti nel profondo, quel dolore, quel senso di inadeguatezza, quelle emozioni di bassa frequenza non riguardano la mancanza di soldi. E credere che questo sia il tuo problema è un grandissimo errore, anche perché va a sollecitare una serie di messaggi che fuffaguru di ogni tipo e ovviamente anche aziende multinazionali che vogliono propinarti i loro prodotti utilizzano per farti credere che più avrai meno soffrirai, che il tuo problema è proprio la mancanza di denaro. Ma poi le persone iniziano a fare denaro, non tutte ma quelle che ci riescono, e si rendono conto che quella non era la reale felicità. Jim Carrey ha detto una frase bellissima: vorrei che tutte le persone diventassero ricche e famose, così finalmente capirebbero che quelle cose lì non riguardano la loro felicità. La seconda illusione di felicità è il successo. Una volta che sarai arrivato al tuo successo, finalmente non soffrirai più. Successo materiale, il successo della tua reputazione, il successo lavorativo. Raggiungere grandi successi nella vita può compensare momentaneamente quelle sensazioni di infelicità, ma non le starà realmente guarendo. È un po' come mangiare quando hai fame. Dai quel senso di soddisfazione e di appagamento al tuo corpo, ma poi, dopo qualche ora, cosa accade? Avrai di nuovo fame. È un circolo vizioso che non finisce mai. Però finché riguarda la tua alimentazione, diciamo che va molto bene. Quando riguarda invece un attaccamento al successo che diventa un'identificazione con la felicità, allora lì hai un grande problema. Togli il successo, togli felicità. Allora hai bisogno sempre di più successo, di più traguardi, di più ambizioni, che ti porteranno a stancarti sempre di più e a vivere una vita che diventerà addirittura squallida da vivere. Questo non vuol dire che ottenere successo sia sbagliato, ma identificarsi con quei successi scambiandoli per felicità, quello è sbagliato. E si può ottenere un grandissimo successo anche scollegando le due cose. Io ho utilizzato negli anni, perché anche io ovviamente commettevo questo errore, una metafora che magari può esserti utile. Vedi il tuo successo e la tua felicità come i binari di un treno che vanno nella stessa direzione ma sono ben distinti. In uno c'è il tuo successo e il tuo appagamento, nell'altro la tua felicità. Confondere questi due aspetti, mescolarli insieme, purtroppo creerà un sacco di casini nella tua vita. Terza illusione di felicità, i tuoi sentimenti. Spesso ci riempiamo la vita di tantissime relazioni, partendo dagli amici fino ad arrivare a relazioni di coppia. Tendiamo a credere che chi ha tanti amici sia automaticamente felice, o chi ha una relazione sia automaticamente felice. O addirittura poi, in quella ancora più eclatante, che chi si sposa è finalmente felice. Quando una relazione è compensativa, ovvero va a colmare un nostro vuoto interiore, non potrà mai darci una reale felicità. Anche qui ci sentiremo costantemente minacciati di poter perdere quell'illusione di felicità che abbiamo conquistato. E allora nascono le relazioni disfunzionali, perché tu ti attacchi a quella relazione, perché senza quella relazione apparentemente senti di non valere nulla. Quando una relazione è compensativa non potrà mai e poi mai guarire la sofferenza che c'è nel tuo cuore. Quello lo puoi fare solamente tu. E quando inizierai davvero a farlo, allora inizierai ad attrarre intorno a te relazioni molto più sane. E poi la quarta illusione di felicità, ovviamente questa un pochino più estrema e palese nella sua tossicità, sono delle abitudini malsane, evasioni tossiche come ad esempio l'alcol, le droghe, il gioco d'azzardo, che vanno a colmare il nostro bisogno di cambiamento, il nostro bisogno di incertezza, il nostro bisogno di novità, ci permettono allo stesso modo di sentirci speciali, importanti, ma che purtroppo nel lungo periodo creano delle conseguenze per il nostro
nostro corpo e per la nostra vita in generale veramente devastanti. Ma perché, seppur sia abbastanza ovvio in tanti casi che le cose di cui ti ho parlato portano le persone a soffrire nel lungo periodo, continuano poi a cascarci dentro? La risposta è molto semplice: l'irrisolto dentro di noi ci porta a delle azioni compensative che spesso, purtroppo, sono guidate dall'inconscio e non ci portano a vivere la serenità che stiamo cercando. Fondamentalmente la maggior parte delle azioni che le persone compiono non sono guidate da un reale bisogno, ma da un bisogno compensativo. Quindi da piccolo mi è mancato qualcosa, farò questa cosa per compensare quella mancanza. Quindi fondamentalmente queste difficoltà arrivano da degli irrisolti, cioè da quando noi siamo piccoli, nei primi 10-12 anni di vita, attraverso delle esperienze che viviamo quotidianamente, alcune emotivamente poco forti, ma altre emozionalmente devastanti, si creano queste ferite che poi diventano appunto i famosi irrisolti. Delle dinamiche che poi creeranno quelli che io chiamo sistemi mentali associativi, che andranno a creare poi delle convinzioni che ci porteranno a compiere delle azioni, basandoci però sull'interpretazione che abbiamo dato a quell'età specifica quando abbiamo ricevuto l'input, che quindi ci porteranno ad ottenere attraverso le azioni dei risultati spesso indesiderati, e questo circolo vizioso non farà nient'altro che peggiorare giro dopo giro. Ora, qui voglio parlarti di 3 irrisolti che possono davvero fare la differenza se inizi a guardarli con nuovi occhi. Il primo riguarda il riscatto dai propri genitori, e voglio farti diversi esempi. Potresti aver avuto dei genitori che non ti hanno dato quello che volevi, genitori magari che non ti hanno fatto sentire abbastanza, anche motivandoti, ma dandoti una strada che secondo loro era per te la strada migliore da perseguire. Genitori che a volte, sempre con delle buonissime aspettative, hanno messo sulle tue spalle il peso dei loro sogni irrisolti, ovvero loro nella propria vita non sono riusciti a togliersi determinate soddisfazioni, ci penserà mio figlio per me. E purtroppo anche finendo in situazioni e dinamiche un pochino più gravi, come ad esempio genitori violenti, genitori che abusano dei propri figli. La nostra vita, quando poi cresciamo, diventa un modo subdolo, perché non ne siamo consapevoli nella maggior parte dei casi, per riscattarci dai nostri genitori. Prenderci in qualche modo una rivincita, dimostrare che non eravamo quello che loro credevano, o che eravamo di più di quello che loro credevano, diversi da quello che loro ci dicevano, o a volte anche addirittura per dimostrare che le cose brutte che ci dicevano erano proprio vere. Spesso le persone vivono quasi un'intera vita, emozioni di bassa frequenza, chiuse in se stesse, sprecando totalmente la propria vita per punire i propri genitori. Perché se ci pensi, l'obiettivo di un genitore qual è? Quello di vedere il proprio figlio felice, libero. E se io mi rovino la mia vita, in qualche modo te l'ho fatta pagare. Lo so che sono cose molto difficili da accogliere, ma se ci pensi è la verità. Tra i tanti c'è un problema che spicca, ovviamente, che per quanto noi possiamo provare a riscattarci dai nostri genitori, ricordati questa frase: non sarà mai abbastanza. Il secondo risolto riguarda il rifiuto e l'abbandono. E per abbandono non si intende solo un abbandono fisico, ovvero proprio i genitori che se ne vanno o non ci sono mai stati fisicamente, ma anche un abbandono emotivo. Quando il figlio non si sente compreso, capito, visto, quello viene considerato comunque un abbandono. Il problema è che noi idealizziamo molto quando siamo piccoli i nostri genitori, e poi crescendo ci rendiamo conto che anche loro hanno le loro problematiche e non sono così speciali come li avevamo immaginati da piccoli. E quindi, sentendoci abbandonati, abbandoniamo anche l'idea che i nostri genitori possano davvero capirci, e quindi in questo modo andiamo a creare anche un distacco verso di noi, abbandonando letteralmente una parte di noi, quindi abbandonando noi stessi. Il terzo irrisolto, questo ovviamente è molto frequente e altrettanto grave, riguarda l'ingiustizia e il tradimento. La ferita emotiva del tradimento è molto potente ed è legata ad un aspetto fondamentale per la vita delle persone: la fiducia. Quando perdi la fiducia, il tuo cuore si chiude, la tua vulnerabilità ha difficoltà ad emergere, e quindi inizi ad essere falso anche con te stesso, inizi a mettere delle maschere protettive che diventano poi dei comportamenti, dei lati del tuo carattere, e diventa anche difficile per te o per chi vuole aiutarti individuare la tua verità. Spesso si entra in modalità controllore, dove si vuole controllare tutto e tutti. Si rischia praticamente zero, si diventa un po' maniaci del perfezionismo, e questo non avviene solamente quando veniamo traditi da grandi, ma quella magari è una conferma ad un tradimento che abbiamo già ricevuto da quando eravamo piccoli. Tradimento del nostro amichetto che magari inizia a parlare con altri amici piuttosto che con noi, tradimento
della ragazzina che magari ci piace a scuola, però vediamo che poi parla con un altro amichetto, il tradimento dei nostri genitori, come dicevamo prima. Come vedi sono tante le sfumature che riguardano il nostro inconscio e le nostre parti irrisolte. Ci siamo un po' addentrati nell'argomento, abbiamo fatto un po' di esempi, spero che possano in qualche modo aiutarti a fare delle riflessioni e soprattutto a riconoscere in te degli aspetti che non devi considerare come delle parti brutte o delle parti da rifiutare, ma delle parti semplicemente da guardare con nuovi occhi, con il cuore aperto e con tanta accoglienza. Se tutti iniziassimo a prenderci più cura di noi stessi, il mondo cambierebbe davvero. Allora quello che possiamo fare è iniziare questa rivoluzione sana, gentile, fatta di amore e comprensione, partendo da dentro di noi. E puoi farlo da subito, iniziando a guardarti dentro e a prenderti maggiore cura di te. Ti leggo nei commenti.